I make film because I have discovered about when I was 30 years old that was my congenial way to work, to live, and so why I've not to do pictures. It is not a problem of professional work, but it is just that I think that my way to live, my way to realize myself, more congenial, more near to my nature, more and even less difficult, is just to create images. So that is the reason why I make pictures. There is no other reason, you know. I'm not very ambitious. I don't feel in competition. I hate to competition. I have never had the feeling of agonismo. And so what really moved me to make story and to film story, it is just what in a poor and conventional way we call vocation. It's in other words, that's what your life is. It's not as if your life took place and then you made a film and then you continued with your life. Is that your life is the making of the film and then you stop for a while. Yes, but I have not the feeling to have such a clean and precise line, you know. That is your life, your private life, and that is your public work. You know. My real private life, I think for an artist, his real private life is just to be an artist, to live in his imagination and to try to realize, to materialize his imagination through a painting, through writing music or a book, and for me to make, until now, to make pictures. In other words, to participate his imagination with other people, so that your private vision, which you could have in a dream without making films, or a thought, you want to share it with other people, but then you're not really concerned with the other people. Non ho capito un cazzo. Dico che vuoi partecipare la tua immaginazione con altri. Non vuoi soltanto trasmettere? Trasmettere. Ma questo qui fa parte proprio della autentica vocazione di un uomo, non soltanto di spettacolo, ma in generale di un artista. È chiaro che io non credo all'artista solitario che si nutre, si realizza e si definisce e si accontenta del proprio mondo fantastico immaginato e assimilato da solo. Io credo che un artista abbia bisogno di comunicare questa visione del mondo agli altri, quindi è un istinto che fa parte proprio della natura dell'artista, quello di realizzare le sue fantasie per raccontarle agli altri. Dico, non è che You've always done that, even before you made films. You have participated in imagination, even when you made drawings or when you told stories. Yes, I don't think that an artist has to be very conscious that he realizes his imagination just to show it to the other. No, when he does it, he just does it. Your imagination and your pictures, the images that you create, have been going more and more versus total imagination. Having begun with very real things, you have now achieved a way of making films where you are creating the whole world that you're showing. I'm not able to answer to this question. You know, a world of an artist has different seasons. You know, what means real? What means the pictures that we have done in the past? They were more real. More real, referring at what? I can, if I stay at that joke, at that game, I can answer that I think that are much more real. That picture that I've done now, for example, it is completely invented. It is just more real because it has nothing to do with something
in which the confusion of the referiments makes your work less real. Non so se mi sono spiegato bene. Or because, I've explained well. I think so. Or in any case, it's more real because it's the real you. But a creation of art does not need to be real because it is like life, but just because it is life. It is alive. That is the real, authentic reality of a creation of art. To me, it's always been extremely unique since I've watched hundreds of directors' work. 100 directors. Yes. You pass your life near directors. I know, it's terrible. I'm going to stop very soon. Something happens at a certain point in your direction. You have arranged the set, you have arranged the light, you've arranged the camera, you've put the people there, and still it's all landscape. Landscape che vuol dire? Paesaggio. But at a certain point, bang like that, it is alive. Sometimes it happens when they throw in the fumes, for example, or when usually it's something that happens in you. Do you recognize it? Do you recognize this getting onto the track? Well, I can say that the first weeks, the first 2-3 weeks, they are always really very difficult because all the phantoms and all the world with which you have lived during the preparation, you were living during the preparation, the things that you have thought when you were writing the screenplay, and after when you start to choose actor and the preparation of the picture. It's still in a ethereal dimension. Now you have to materialize it in a more heavy, concrete, objective dimension. So the first 2-3 weeks, they are really very hard. Just because this sortilege, this magic operation, it is at the beginning. I still don't know exactly if everything was really prepared. I think your slight uneasiness in beginning a film is probably the problem of every filmmaker. Yeah. In fact, I feel it myself trying to make this film about you, because you do not know exactly what will happen. Yeah, sure, especially in a picture, maybe also the other artist, a writer, a painter has the same difficulty, but a picture is an operation much more, in a certain sense, much more bigger and heavy, because you have to do with real people, you have to do with men and women, you have to do with the life in his magmatic dimension. So the first week are really the most difficult, just because you have to see if all what you have imagined, if start to breathe, if your creature to breathe, if your creature can put itself in this kind of cornice, how do you say? Frame. And for that reason, at the first days I am much more nervous, and I'm just watching. I don't say many things to the actors. I just want to see if all the steps and if all the ritual that I have prepared, all the atmosphere can permit to all your phantoms to become alive. What are those phantoms in general? Is there something? I say phantom in the sense of personage, characters. Yes, but I presume that
also the whole feeling, the whole essence of Yeah, the film sure. is also a phantom which Yeah, lives in you sure, someplace. certo, that was I was talking exactly about that. Is there something, what I'm trying to ask, is there a specific phantom that haunts you all your life? Something specific No, that ma you non- think needs air or life breathed into it, that you are still trying to achieve? Questo me lo devi ripetere in italiano. Dico, il fantomo, Il fantasma. il fantasma, Sì. non è soltanto... Il respiro, chiamiamo il respiro, proprio se questa creatura che stai materializzando, a cui stai dando la vita, ha proprio comincia a respirare. Sì, la domanda che facevo è se esiste, secondo te, un fantasma di questo genere generale, cioè che tu provi di realizzarlo, materializzarlo in ogni film. No, ma cioè questa è la vitalità, non è la vitalità della tua creazione, quello che stai cercando di mettere a fuoco, di individuare, è proprio l'essenza più interiore, più intima, quindi la vita di questa galassia, di questo fantastico universo che fino adesso hai captato, l'hai ordinato nella sceneggiatura, hai cominciato a dargli i colori degli abiti, la scelta delle facce, ma tutto quanto è ancora nella tua immaginazione. Il farlo calare in questa dimensione terrena, concreta, oggettiva, è il motivo per cui le prime settimane è come mettere un missile in orbita. A un certo momento trovare il punto esatto in cui la tua nave spaziale dovrà seguire una rotta prevista sulle carte, ha un momento sempre di tensione, di timore dello sbaglio. Quindi le prime settimane... Certo, per tutti i film. Infatti qua... No, ma il fantasma è sempre... There's one central fantasma. You like ghost story probably, but Yes. I'm saying that it is the same thing always. It is the life, it's the first, il primo battito del cuore, è il primo respiro, è questo che va cercato. Yes, but is it always different from film to film? No, la vitalità è sempre la stessa. La vitalità è un'energia che deve comunicare il suo aspetto vitale, una volta a questa storia, una volta all'altra, ma l'energia di centro, quella che deve dare la vita a questa tua fantasia, è sempre la stessa. Ora ti dicevo che le prime 2 o 3 settimane questo lavoro è un po' affaticante, perché non voglio intervenire troppo, nel senso che vorrei che la cosa crescesse con una certa spontaneità. D'altra parte devo ugualmente intervenire per guidare senza costringere, per dirigere senza soffocare. Poi un po' per volta il film comincia a prendere un suo aspetto che può essere anche molto diverso da quello che io ho cullato per tanto tempo nella mia immaginazione. È questo uno dei motivi per cui io non voglio mai andare in proiezione a vedere i giornalieri. Io in generale vado in proiezione a vedere quello che ho fatto i primi 3-4 giorni. Poi, facendo disperare la produzione, offendendo l'operatore con questa mia assenza dalla produzione, non voglio andare mai a vedere, perché il film che io avevo in testa non è mai esattamente quello che sto facendo. Se io vado in proiezione mi accorgo che il film che sto facendo è quello, e allora non faccio più quello che avevo in testa, mentre invece io devo continuare ad essere fedelissimo, fanaticamente fedele al tipo, all'atmosfera, al profumo, al suono, allo smalto dell'immaginazione. Poi tanto lo so che il film viene diverso, e quindi io poi che viene diverso, qual è la vera vitalità del film, il suo aspetto, la sua fisionomia, me ne accorgo mentre lo faccio, non c'ho bisogno di andare a incontrare in proiezione. In proiezione mi accorgo che già il film è soltanto e inesorabilmente quello. Allora se io vado a disturbare la mia immaginazione o a deluderla o anche comunque a mutarla con la constatazione che il film sta diventando quello, finisco che faccio il film che vedo che sto facendo, non quello che volevo fare. Very good. So there's 2 people in you, or 3 or 5, namely imagination, and the one who's realizing that imagination. Yes, but that And it then is the a very recipient, typical... the third Fellini, or the 5th Fellini, But the I one think who's that coming out from the film. So I'm wondering, now that I will make this film and follow you throughout your work,
whether it will be possible to answer the question whether there is a basic fantasy that runs through your life that you are trying to realize. Because I think every great artist, or at least the critics have said about every great artist, that there's been one great preoccupation. You know, Galileo was trying to prove that physics is stronger than everything else. Sì, ma io ho capito. You know, you must have something in you. I know that I'm running the risk to disappoint you very much. But you know, no, I don't think to have some psychoanalytic problem in the center of my creativity. I think just to be a medium of a storyteller, you know. I like to say story. I like to recreate life. I like to... Yes, maybe in a certain season my story has to do with a very autobiographical problem. Some other season has to be completely detached from something of very autobiographical. But I don't think that I have in the middle of my fantasy a problem like you have said before. I don't think so. And I can add another thing, that going on with the years and become older, I feel much more available to do anything, just to film, just to say story. I would like to do anything. One day passed without shooting gave me a feeling of to have lost something. Now I am much more detached, even from myself, on what I thought was myself. And now I think I am anxious to make film, because I think that the important thing is to do. The picture or the books that you have not shooted or written, they do not exist. Exist only what you do, you know. In generale, quando uno comincia, quando è più giovane, ha sempre un atteggiamento idealistico verso la vita, verso se stesso e verso il proprio lavoro, no? Si vuole aspettare l'occasione ideale, si cerca la storia ideale, il produttore ideale. Dico che quel po' di esperienza che può valere in questi anni mi ha portato oggi a pensare che questa situazione ideale è proprio un errore della nostra educazione. La cosa ideale, il lavoro ideale, il film ideale è quello che fai, non quello che non fai. E quindi ti dicevo prima che oggi sono più portato a pensare che la realizzazione consiste in quello che fai, non in quello che vorresti fare. Per questo un giorno o un mese o un anno passato senza realizzare delle storie, combattendo per realizzare quella storia, oggi non sarei più portato ad avere questa pazienza, questa attesa, perché mi sembra un pochino di fondo negativo e tutto sommato sconfina con un atteggiamento di pigrizia. Forse ragiono così perché comincio a sentirmi un pochino avanti con gli anni, ma sono preso dalla frenesia di raccontare tutto, perché io non credo nemmeno più che un artista debba esprimere soltanto quello in cui crede. Penso che un artista, se è creatore, è vero, è sempre se stesso, qualunque cosa faccia, non esistono temi ideali, possono esistere temi più o meno congeniali con quello che è il tuo temperamento o con quello che l'educazione ha fatto di te come tipo psicologico, sì, ma temi in assoluto ideali è sciocco ricercarli. Quindi se uno ha questa energia creativa farebbe bene a fare comunque, perché si esprimerà sempre e forse si esprimerà ancora meglio, in maniera ancora più incandescente, tanto più può essere costretto e limitato dalla volgarità di un certo tema o di una certa partenza.
o di un certo medio come il cinema. Sì, certo, sì. Io parlavo del cinema, certamente. So, Voglio dire, sono portato a guardare con molta più simpatia e con una visione che tende a dare alle avversità un carattere di provvidenza. Sono portato a guardare agli ostacoli, ai produttori, alla loro ignoranza, a quello che frappongono. Sono portati a guardarli come elementi stimolanti e quindi perché a un certo momento questo ostacolo posto è incitatore, è creatore appunto dell'energia necessaria per realizzare le cose. So, Mi sarei espresso molto meglio in inglese questa volta. Ma mai. the problems that you encounter serve as stimuli for your creativity. Certo. So, the more problems, the Yes. more clearly you could express that fantasy, which is your Questo per il recreation of sì, reality. certamente. That cannot be a law for anybody, for everybody. I mean, concerning my temperament, my weakness, my laziness, I am completely agree with all the obstacles and with all the enemies who are between me and what I want to do. I see that they cooperate. They are in a providential manner. They help me to do exactly what I want. Because if I have not to fight, it is in the fighting that I can see better what I want to do. It is in the frizione, do you say? Friction that things become more clear. It become more clear just because it runs the danger to be far, to go away from me. And all the nostalgia and all the love that I am obliged to put in this danger make that things much more wishable. Desirable. Wishable, exactly. Wishable. Yes. If you So, yes. yes, and I mean in a certain limits, but But that's a revolutionary attitude, because the essence of revolution is to fight an existing thing which surrounds you and which you dislike. yes, I am very afraid of the ideal condition. Ideal condition is always very, very dangerous. No, really now I am much more available to any kind of story. You know, that picture has make me completely detached and free of what I liked or I loved before, and I feel myself a little bit more free with my story. You know. You asked me before. I want to know what is your relationship with the world. I don't care to have a relationship with the world. I have cared to have a relationship with life, and making picture. I think that for what concerns myself, that is my limit. Making picture, I forget everything, and I am all right, and I find my music, go on with the music and so on. Cosa c'è da capire di un artista che sta lavorando? Niente, devi soltanto vedere se lavora bene, se a un certo momento è uno che fa bene il suo mestiere, perché la cosa importante poi, tutto sommato, è quella lì, fare bene il proprio mestiere. È chiaro che l'aspetto più vivo consiste in quello che riprende il personaggio in funzione nel momento in cui proprio fa il suo lavoro, che è quello di dire vieni qui, fa così, fa. Could you work in America? But I think that I could work in any way, because it is my work that protects me. When I am working, I am inside of a big placenta. Do you say placenta? Placenta? Uterus, more or less. Yes. So when I am working, I mean, I indeed, for example, if I think that the kind of energy that you recall to yourself when you are working, it is
Miraculous because, for example, sometimes I have headache or mal di denti. Toothache. If I'm working, everything goes away. But that is nothing of mysterious. It is a real law of psychic energy that you, when you are in this current, you are just in this current. And this current is è positiva. Tutto, any mistakes and illness is mistake. They disappeared. Non pensi che questa chiusura ermetica del lavoro che ti protegge del mondo, e cioè dell'insicurezza, può anche influenzare il lavoro in inglese? Ma è come se tu dicessi a un palombaro: non credi che il fatto di andare sott'acqua a un certo momento ti obbliga a vedere la vita tutta distorta dalle profondità delle acque? No, un palombaro va sott'acqua e poi torna fuori. È un tipo di protezione quella lì che gli permette appunto di non morire bruciato o annegato. Non credo, anche perché per quanto mi riguarda io realizzo me stesso in maniera molto spontanea attraverso il lavoro. Non è che ne faccio un mito, capito? Non sono nemmeno idealista in questo senso qui. Cioè è la mia giornata, è come se tu dicessi a un baco da seta, scusami il paragone, non voglio paragonare il mio lavoro alla seta, se tu dici a un baco da seta: ma non temi che continuando a far seta tu non sei più baco? Dicesse: no, io sono baco proprio perché faccio la seta. Così un artista, finché è sprofondato nella sua creatività, in questa sua dimensione che è quella per la quale è per la quale è nato, non gli può succedere niente di male. Cosa vuoi che gli succeda finché sta dentro all'atmosfera che è quella che può respirare e che lo fa crescere? But your whole attitude to your work then is that it protects you. It is not that it serves you as a weapon of aggression to Cos'è che change dice the questo world or pazzo? something of this sort. Non ho capito, Cioè il tuo scusami. atteggiamento verso il lavoro è che il lavoro ti proteggia, non è che ti fa partecipare al mondo attraverso il lavoro. Ma in un certo senso sì, perché ti dirò che l'unico modo autentico che io ho di partecipare a quello che tu chiami mondo è proprio il mio lavoro, perché è il mio lavoro che mi obbliga a un certo momento a un rapporto umano con le persone, con la gente, a andare a verificare una situazione. E il mio lavoro è proprio l'unico autentico modo che ho di relazionare con tutti, di relazionare con me stesso, di esprimere me stesso, di nutrirmi attraverso gli incontri con gli altri, di rapportare continuamente, storia per storia, film per film, me stesso con l'oggettività, con l'esteriorità, quindi non mi pare che invece è un modo molto, molto salutare. Poi io ho una prova molto semplice, nei limiti di quello che faccio. Io quando realizzo me stesso attraverso il lavoro sto meglio, anche fisicamente. But that could also be because you're then not exposed to the world. It could be Ma è già, perché esporre te stesso a tutte le insidie, alle cariche magnetiche, alle tensioni, alle contraddizioni, ai trabocchetti di un mondo fantastico, credi tu che sia molto meno pericoloso che esporre te stesso ai contatti col mondo? No, but I see that when you finish a film, you're always much more sad than when you begin a film. But that is literature, is not true. Maybe I am a little bit sad because a picture is always a big trip and you live for months with a lot of people. So I pretend to be sad, but I'm not sad when a picture is finished. Do you like people? People who is filming me and interviewing me, you mean? No, I You don't want mean a that. kiss? Tu che domanda? Io non posso rispondere alle domande astratte. I hate to answer to an abstract question. Well, What do you mean, I'll tell you people? why I'm I like this particular kind of individual
But what mean you like people? Well, tell you I why. can say that I like life. I am agree with God. I think that He has done a wonderful, a great picture. But I can't answer. Maybe he's just trying to realize himself. Certo, ha realizzato se stesso. Now, we will get up. And the I remain camera will alone focus, here. And you will sit there all by yourself, Yes. and the camera will look at you, and we will see what happens When when I'm you're alone. Okay? In the meantime, I'd Yes. like to thank you for having allowed me to make the film. Same to you. I'm sorry if sometime I say to you some somewhat. Part of the job. Ciao. Ciao, ciao, Guido. Arrivederci.